Qual è il miglior servizio email nel 2024? Allora, oggi l'argomento sarà proprio questo, quindi scoprire quale, per chi ancora, dico, ormai tutti sicuramente abbiamo una nostra mail, però per chi dovesse creare una seconda email oppure insomma, ci sono persone che ancora non hanno un'email personale, oggi vedremo nel 2024 proprio quale servizio email è migliore rispetto agli altri, perché sicuramente ce ne sarà qualcuno migliore rispetto a qualche altro. Ovviamente servizi mail in questo video completamente free, non andremo a parlare di servizi mail a pagamento, che già quelli comunque a pagamento sono più che buoni come servizio, però vedremo la differenza di quelli fra quelli free, quali sono migliori e quali sono invece quelli un pochettino più scadenti, insomma, che hanno qualche problema tutt'oggi. Quindi per chi dovesse aprire una nuova email o vuole creare una secondaria, vediamo qual è la migliore. Oserei dire che la migliore in assoluto, secondo me, con tutte le mail create in questi anni, valutate per anni e anni, quindi non una valutazione, diciamo, fatta soltanto in una settimana, in un mesetto, qua stiamo parlando, insomma, di utilizzo di mail, di una miriade di mail, insomma, di tanti servizi. Posso dire che li ho provati quasi tutti, quindi nell'arco proprio degli anni vedere se ci sono problemi proprio ai server, se il servizio è continuo, funziona bene, non funziona male, se gli allegati effettivamente arrivano esatti, se i link si aprono, insomma il servizio email effettivamente, se la spam e l'indesiderata viene filtrata esattamente, quindi fatti dei test proprio ad hoc. Posso dire che il re, almeno per quanto riguarda il caso mio indiscusso, e potete anche voi, prendetelo sempre come consiglio, affidarvi al servizio offerto da Google, quindi la classica Gmail. Gmail, oserei dire che secondo me è proprio un colosso per quanto riguarda, oltre ad altri servizi che già abbiamo visto, come vedi i motori di ricerca che sono ottimi, si aggiunge anche il servizio mail. Il servizio mail di Google è veramente, veramente buono. Allora, posso dire, poc'anzi vi dicevo, nel caso mio, sarò stato fortunato io, ma io posso dire che nell'arco degli anni, che sono veramente tanti da quando utilizzo il servizio di Google come email, non ho mai, quindi nemmeno una volta, credetemi, riscontrato un piccolo disservizio in questo servizio offerto da Google. Quindi email che arrivano a destinazione in maniera veramente veloce, allegati che non si sono mai persi nel trasferimento, allegati che arrivano subito. Se un allegato magari è pesante, si può utilizzare anche il servizio del Drive, quindi permette anche l'invio di file più pesanti il nostro Google. Email che arrivano, spam che è effettivamente filtrata. Quindi in generale i server che funzionano perfettamente, non c'è stato un giorno che ci sia stato un disservizio, quindi quell'email non ha funzionato rispetto anche ad altri insomma provider email che invece purtroppo ancora oggi peccano di questi disservizi. Quindi io proprio metterei come primo posto, proprio se dovessi fare una classifica, il servizio email di Google, quindi vi consiglio, per chi ancora non avesse un'email oppure proprio vuole implementare il suo servizio email con una seconda email, anche quindi venendo da altri gestori, passate a Google, perché effettivamente Google funziona benissimo, è veramente spettacolare. E oserei dire nemmeno che non c'è più da aggiungere nulla, perché quando vi dico che un servizio è fatto bene e quello è veramente perfetto, quindi non ve ne pentirete se aprite una bella Gmail. Magari poi facciamo proprio un video anche dimostrativo su come viene aperta una Gmail, che è veramente semplicissima. La gente può pensare insomma che sia, dice, ma devi fare un video per un servizio Gmail per l'apertura. Se la guardiamo sotto l'aspetto dell'apertura, effettivamente è semplicissimo aprire una nuova email di Google. Però se la vediamo sotto forma, e qua sempre ci ricolleghiamo a tutti i settaggi, settiamo bene Windows, settiamo bene Internet, perché così com'è non va bene, settiamo anche bene Gmail, quindi Gmail così per com'è, ci sono delle impostazioni, oserei dire, da andare a modificare sempre per una maggiore e corretta privacy. Quindi poi magari in futuro faremo un video proprio dedicato all'apertura della Gmail e al suo settaggio, quindi creeremo un'email insomma di test e faremo proprio il settaggio delle impostazioni per avere una maggiore privacy, quindi una maggiore privacy diciamo quasi al 100% o al 100%. Quindi questo video a parte poi faremo.
Per quanto riguarda un'altra email, quindi sto parlando sempre effettivamente di email gratuite, come vi ho detto all'inizio, quindi Gmail è totalmente gratuita. Per quanto riguarda invece un'altra email, che insomma un altro servizio che offre email, mi viene da consigliarvi praticamente quella di Microsoft. Quella di Microsoft, diciamo che va di pari passo a quella di Google, insomma ha dato molto filo da torcere a quella di Google, che già è veramente ottima. Quindi si mette accanto, prende questa email di Microsoft, quindi con un classico Outlook. Quindi possiamo tutti andare ad attivare anche, vi consiglio anche di attivare benissimamente per chi non volesse Gmail, o magari che quelle poche persone che si sono trovate male con Gmail e vogliono cambiare, possono passare praticamente ad Outlook, quindi a quella di Microsoft. Oserei dire un'email sempre intuitiva, sempre veloce, l'invio di email è veloce, arrivano gli allegati regolarmente, la spam viene completamente filtrata, essendo di Microsoft già ci ha abituato a una grandissima sicurezza, quindi effettivamente non c'è nulla da dire. Anche il servizio tramite internet o tramite app, perché entrambi possiamo ricordare che abbiamo le app sia di Google sia di Outlook, esistono le app nei nostri smartphone, abbiamo le app nei nostri tablet. Per i PC fissi ci possiamo andare anche dal sito stesso, prende una comunissima pagina, oppure direttamente proprio esistono anche le app per quanto riguarda Windows, Mac e quello che sia. Quindi ogni provider che offre email ovviamente ha le sue app, e devo dire che le app funzionano bene. Anche come Gmail, Outlook, oserei dire che difficilmente si è sentito dire, magari forse solo qualche volta, però se lo paragoniamo nell'arco diciamo degli anni, effettivamente possiamo dire che è quasi a zero qualche disservizio che possa aver avuto, insomma, Outlook stesso, quindi Microsoft. Quindi questa è la seconda mail che io metterei buonissima e ottima per andare ad aprire una seconda mail o una nuova mail nel 2024. E qui diciamo che, fra virgolette, io dovrei concludere il video, perché sono questi due, mi sento di dirvi solo questi due come servizi mail, perché poi altri servizi mail comunque sono sempre nella fascia medio-bassa, si vanno a mettere. Quindi una volta che noi già abbiamo due servizi mail, che abbiamo detto che sono Google e Microsoft, che funzionano veramente bene, è inutile andare a parlare di altri servizi. Però una cosa ve la vorrei dire, perché, e questo mi dispiace veramente, perché io si può dire che ho incominciato con l'email di Libero. Allora, Libero Mail, perché non la inserisco in questa, fra virgolette, passate il termine, specie di classifica, e classifica non è, sono solo consigli che do. Perché Libero, secondo me, avrebbe tutte quelle potenzialità, addirittura di andare forse anche a primo posto. Certo, magari è un parolone dire metterlo sopra Gmail, però se non è sopra Gmail potrebbe stare benissimamente accanto a Gmail e sicuramente sopra comunque ad Outlook, quindi quello di Microsoft. Perché purtroppo sino ad oggi non si può mettere di pari passo con Gmail? Perché purtroppo Libero, come tra l'altro anche Virgilio, perché sono la stessa cosa, Libero e Virgilio lavoreranno sempre su stessi server, quindi quando va in disservizio, e ahimè devo dire che purtroppo ci va spesso pure, non è una cosa che capita ogni tanto. Se va in disservizio Libero, magicamente andrà in disservizio anche Virgilio. Quindi chi ha Libero Virgilio o magicamente non funzionerà più. Quindi chi ha, diciamo, da fare delle login con questa email, che ha delle login con, che vi posso dire, con un social network e cose varie, comunque va un pochettino in tilt un po' tutto, non solo l'email. Purtroppo Libero ha e pecca tutt'oggi, già ha peccato insomma anni fa e sta continuando a peccare purtroppo di problemi a server, il server non funziona, l'email non funziona ed è completamente KO, non possiamo né ricevere né inviare, allegati che si perdono, allegati che di qua, che di là, quindi proprio è un disservizio totale, non è un disservizio che non possiamo magari solo ricevere, però magari ne inviamo, magari che è un problema solo di allegato che dura qualche secondo, cioè molte volte Libero va in disservizio continuo per giorni, nemmeno più per ore, quindi anche quando, perché Libero effettivamente è esteticamente bellissimo, è semplicissimo, è intuitivo, Libera è fatta bene come email in sé per sé, ecco, come costruzione è fatta veramente bene, come app funziona veramente benissimo, ma funziona benissimo quando funziona il servizio, quando funzionano i server, perché quando non funziona questo benedetto server va in tilt tutto praticamente, quindi non ce ne facciamo nulla di un'applicazione che effettivamente è fatta bene, è intuitiva, si capisce subito dove si deve andare a scrivere la nuova email, dove sono le spam, dove è il cestino, veramente si capisce bene
tutto, anche con la quantità di spazio che Libero comunque offre già in versione free, quindi abbiamo una capienza, questo devo dire anche tutti, sia Gmail che Outlook, e offrono già una capienza di base veramente grande, poi possiamo comunque aumentare la capienza o passare anche alle classiche, i stessi servizi offriranno le classiche email pack, quindi quelle che sostituiscono praticamente tutte le nostre ricevute, quindi oserei dire in versione free 2 e 3 offrono grande spazio, anche lo stesso fa Libero. Però purtroppo non ce ne facciamo nulla se il servizio poi ha continui disservizi, quindi che durano anche settimane, praticamente saremo estraniati se noi utilizziamo Libero come email, soprattutto di lavoro, saremo estraniati dal mondo, proprio dall'internet, dall'email, per giorni, se ci va bene per ore, ore e ore, ma di solito è stato sempre il servizio per giorni. Quindi spero magari che Libero riesca a risolvere tutti questi problemi di server che ha tutt'oggi al 2024, perché sicuramente Libero si posizionerebbe di pari passo accanto a Gmail, che già Gmail io lo reputo un colosso per quanto riguarda le email e altro, quindi ha la possibilità di piazzarsi di pari passo a Gmail e addirittura sopra Outlook, quindi spero proprio che Libero prenda in considerazione, insomma, fra virgolette, le varie lamentele, i vari disservizi dei vari utenti. Quindi vi ho fatto conoscere, ma sì dai, mettiamolo anche all'interno, vi ho fatto conoscere questi 3 servizi mail che comunque io reputo veramente fatti bene, quindi come primo scegliete sempre Google, poi scendiamo su Outlook, quindi quello di Microsoft, e dopodiché ci mettiamo anche Libero, sperando, avendo fiducia che sicuramente risolveranno i problemi dei disservizi continui che ha Libero. Ciao a tutti, al prossimo video.